Buongiorno e benvenuti. Nuovo video tutorial in collaborazione con l'azienda Babycraft. Nell'info box vi lascerò tutti i link di questi prodotti che utilizzo, sono tutti da Babycraft e in più c'è un codice sconto in corso di 10% sull'intero carrello ed è Elsa 10, anche questo lo troverete scritto. E in più vi ricordo, per chi non lo sa, che al di sopra di $25 la spedizione gratuita. E allora vi presento Millo Lillo. Sono questi orecchini pendenti, sono piccoli e volevo dargli un nome, diciamo, divertente, così mi dà questa impressione. Sono molto carini una volta indossati e spero tanto piacciono anche a voi. Questi sono realizzati con corallo e giallo. Poi vi faccio vedere questi che sono in turchese, un bianco e adesso questo che è un mix di verde e blu, la perla sotto è blu e in più anche facili da realizzare. Allora, per realizzare Millo Lillo c'è bisogno intanto di un perno, una monachella. Io ho utilizzato queste, mi piacciono questi perni perché puoi inserire quello che ti piace. Io ho fatto questo fiorellino, dopodiché delle 11.0 cipolotti da 4, queste gocce che le trovate sempre da Babycraft, se vi piacciono, molto carine, sono perlate, un color pana. E poi perle da 10 mm, anche queste da Babycraft, sono chiodi gatto, e un filo da 0,17. Come vedete veramente pochissimo materiale. Come inizio bisogna inserire sul lago una 11 e un cipolotto per 5 volte, dopodiché chiudete a cerchio. Adesso per continuare usciamo da una 11.0, prendiamo altre due 11.0, un cipolotto e altre due 11.0 con cui ci colleghiamo poi con questo cipolotto. Prendiamo altre due 11, entriamo nel cipolotto, altre due 11, entriamo nel cipolotto e nella 11, rientriamo nelle due 11 e nel cipolotto, e adesso prendiamo 5 11.0. Io mi sono collegata con il perno dalla terza, oppure inserite un anellino, attraversiamo le due 11 e adesso entriamo nel cipolotto.
Prendiamo 3 undici e ci colleghiamo con il cipollotto successivo e si fa per tutto il giro. Tra altre 3 con il cipollotto. Usciamo dal cipollotto ed entriamo nel gruppo da 3 e usciamo dalla seconda. Adesso tra ogni queste punte che vedete la 11 che sporge di più dobbiamo inserire un'altra 11, un cipollotto e una 11 e dovete tirare bene e si fa per tutto il giro. Altre 3 volte. Una volta finito il giro, adesso rientriamo nel gruppo appena inserito e tra queste due 11 dobbiamo inserire un'altra 11 in questo modo, un'altra 11 finché si arriva alla fine. Ed ecco che siamo arrivate all'ultimo e andiamo avanti finché usciamo dalla 11 appena inserita e sopra di questo bisogna inserire altre 3 in questo modo. 3 e così via per tutto il giro anche questa volta. E qui qua per tutto il giro. Allora, come vedete, ho inserito tutte. Adesso all'inserimento dell'ultimo gruppo, girate il lavoro, entriamo nel gruppo e usciamo dalla seconda. Tra questi gruppi dobbiamo prendere un cipollotto, una 11, un cipollotto e ci colleghiamo sempre con la 11 seconda del gruppo e lo facciamo per tutto il giro anche qui. Tirate sempre bene. Ho inserito tutte, adesso l'ultimo giro sarà senza inserendo niente. Ripassiamo allora, entriamo nel gruppo appena inserito, usciamo e rientriamo nel prossimo gruppo entrando solamente nei cipollotti. Vedete, si esce dal cipollotto e tirate bene
si rientra nell'altro cipolotto 11 cipolotto. E adesso bisogna anche inserire la perla da 10, perché se il lavoro si stringe dopo non ci sta più. E così. Tirate bene. Fate magari 2 giri, così si stringe di più. Dopodiché ecco, adesso usciti dal cipolotto entriamo in questa 11, in quest'altra, facciamo il giro per arrivare in cima, finché usciamo da questa 11. Da qui andiamo dentro per entrare nella perla. Prendiamo una 11, un cipolotto, una 11, la goccia, un'altra 11, rientriamo in tutte quante, anche nella perla da 10, e da qui entriamo nel cipolotto e andiamo a nascondere il filo. Ed è pronto Milo Lillo, ci vediamo dopo. Ed eccoli finiti, veramente carini. Spero tanto che piacciono anche a voi. Allora, gli altri, eccoli qua. Questi sono Milo Lillo. Ci vediamo presto, ciao!